Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora, cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni. Mercoledì 3 settembre, meno 36 partite alla fine di questa disgraziata stagione. Oggi Lunch Press in compagnia mia e di Enrico Boiani. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Mi piace che hai ancora voglia di sorridere nonostante siano già passate 2 partite di questa stagione. Ma siamo sicuri che siano passate 2 partite di questa stagione o ne sono passate 40 di quella precedente? Perché anche questa potrebbe essere. La domanda è questa. Oggi l'argomento del giorno ce l'ha fornito non i giornali, non chissà chi, ma il papà di Santi Gimenez, l'uomo più milanista su questa terra dopo Paolo Maldini. Si può dire così, Harry? Oddio, non lo so, sicuramente si è messo di mezzo, sicuramente non voleva lasciare il Milan, posto che era anche uscita una mezza voce di una sua apertura, che però oggi il papà di Santiago ha mezzo smentito, non si è ben capito cosa è accaduto. Non si è ben capito, no? No, allora, se ascoltiamo il papà di Santiago, che ha detto tante cose giuste, dopo lo andiamo a leggere magari, nell'intervista che ha fatto, sembra che lui non abbia mai voluto lasciare il Milan. In realtà la sera dopo la partita, anzi la mattina del giorno dopo la partita, si era aperta questa possibilità, poi però non se ne è fatto più niente. Nel momento in cui c'era Tare col coltellino svizzero dietro la schiena, perché poi di fatto era questa cosa qua. Capito, Harry, cioè siamo sempre lì su fazioni, su idee divergenti, dichiarazioni di Tare. Volano gli stracci. Siamo... Harry, al 3 di settembre, cioè noi dovremmo ancora stare qui a parlare delle vacanze, delle cose eccetera, invece siamo già agli stracci. Io voglio capire una cosa, però da mister Allegri non le piace Gimenez, perché non le piace Gimenez, mister? Ma innanzitutto non mi piace perché è un attaccante. Vabbè, quello sappiamo che esatto. Io sono 6 mesi che dico che non voglio l'attaccante e sento di dobbiamo prendere l'attaccante. Poi mi hanno detto che l'attaccante vuoi? Vabbè, se proprio devi prendere uno, prendi Vlahovic, che almeno è abituato a stare in panchina con me, o a fare il terzino, fa la mezzana e non rompere le scatole. Adesso c'è questo Gimenez qui, devo farlo giocare. Ma hanno preso pure un Kunku che un pochino di punta ce l'ha. Ma dove lo mettiamo un Kunku a proposito? Perché Harry, anche questo, no? Le dichiarazioni di Allegri dopo l'acquisto di Kunku. Non so dove metteremo un Kunku, ma è un giocatore di qualità. Max voleva Vlahovic. Un po' come dire, chiettelo. Ma anche di qualità mi dà fastidio. Io continuo a dire che a me mi piace Robinho perché c'è i giocatori di qualità. Ma io Ronaldinho l'ho fatto andare via, Pirlo l'ho fatto andare via perché ci ho messo Van Bommel, ma che giocatori di qualità? A me Cucù mi dà fastidio. Io piuttosto tenevo Colombo. Addirittura dà fastidio.
mi dà fastidio. Piuttosto tenevo Colombo, che c'ha 2 piedi quadrati, lo mettevo lì all'inizio dell'area, poi ogni tanto tira a cazzo e la mette anche all'incrocio e fai 2 gol. In realtà Harry dove giocherà Nkunku? Ma dipende, perché Tare Ma anche non gioca. No, stavo arrivando proprio lì, mister, perché comunque allora Tare ha parlato di cambio modulo e ad DAZN ha anche detto 3-4-2-1, che ancora non l'abbiamo visto. Lei lo sapeva, mister, di questo cambio modulo? Ma il modulo è una cosa relativa, il calcio è una cosa semplice. Te metti in cucù un parchino e poi ne metti altri 11. Sì. No, però io penso che l'idea sia 6-3-5-2, anche perché abbiamo 144 centrocampisti, quindi in qualche modo E di centrocampisti zero varranno terzini. Quindi 6-3-5-2, Pulisic, Leao con Nkunku e Santiago come backup. 6-3-4-2-1 puoi fare Nkunku, Pulisic dietro Leao o Santiago. Cioè stiamo dicendo che in questa stagione metteremo 2 grandissimi giocatori come Pulisic e Leao, che però non hanno mai fatto le punte, a fare appunto le punte, ad avere il ruolo di far gol, con un mister che è noto insomma dal cortomuso in poi che non è esattamente la scuola migliore per gli attaccanti. Dico bene, mister? Benissimo, poi pensa che è bello, che logico, prende Pulisic, 30 gol e 20 assist negli ultimi 2 anni e mette un fuori ruolo. Cioè proprio pochi allenatori sono in grado di fare queste cose. Non è che poi ti lamenti. Zlatan, ciao, come stai? Ciao, bene, te? Sì, bene. L'hai letta l'intervista al papà di Santi? Sì, ho letto. Alla fine io sono stato in vacanza 8-9 mesi, credo, però poi quando ho sentito di questa cosa ho dovuto intervenire, ho detto no amici, Santi resta. Parlo della luce, c'è tanto, Dovbyk in più non serviva, no? Teniamo Santi, che di grandi attaccanti mi intendo. Sì, forse. Allora, è stato ritirato in ballo Ivre, infatti, questa intervista un po' sorpresa. Che ha detto su questo passaggio il papà di Ha Gimenez? detto che Ibra non era convinto e che ha detto che non si sarebbe fatto questo scambio in soldoni. Poi a me stupisce un po' perché anche non perché lo però ce sentiamo, l'aveva non so. raccontata 6 mesi fa come Ibra ha scelto Gimenez, e vero, dopo 6 forse- mesi insomma forse Ibra anche per cosa quello. c'è di vero? Ma ogni tanto mi danno contentito, no? Dicono prima comandavi tutto te, noi eravamo topi, tu gatto, e adesso non ti fanno fare più niente, un giocatore a caso posso scegliere io. Ho detto Gimenez resta qua con noi, non si muove. Quindi ti sei opposto allo scambio con Dovbyk? Sì. Tara ha tirato fuori il coltellino, io ho tirato fuori 38. Che sarebbe il tuo numero di scarpe? No, pistola. ok. Avevo di quando avevo 12 anni, che usavo per uscire in compagnia con i miei amici, ogni tanto serve, no? Chi è che non esce? No? Certo. Normale. A Milano e poi è normale, adesso, senti, c'hanno tutti. Sì, è più pericoloso a Milano o a Rosengard? No, adesso Milano. Adesso Milano, che domande. Comunque io mi domando, intanto Mister Allegri che voto dà al mercato? Ma allora, avrei dato 8 se c'era De Sciglio 10. Come 2-8? In che senso? No, 8 se c'era De Sciglio 10. 10. Però adesso voi mi prendete tutti in giro, ma io ti dico, se te mettevi De Sciglio in quella rosa qua, Ma lasci perdere, mister. Ma io voglio sapere l'8. Come fa Allegri a dare 8 che ha 4 difensori centrali, 5 con quel ragazzo di 19 anni? Ha chiesto un difensore di Esperto. esperienza e l'hanno dato un 19enne. è tutto giusto quello che stai dicendo, e la domanda è giusta. Infatti mi voto al mercato è 1 più 7 perché ha preso Rabiot. Però è vero, uno gliel'hanno preso. Sì, uno sì. Beh, ci sta, uno più 7. Ma ad esempio Fonsecchi che voto darebbe al mercato il Milan di quest'anno rispetto a quello al suo dell'anno scorso? Mister, buongiorno. Buongiorno, io darei 10. 10 perché Torriani è il top player, di top player rimasto. È vero, c'erano le voci che poteva raggiungere Fonseca, in realtà è rimasto. È vero, lui voleva venire a giocare con un grande allenatore in un club prestigioso come il Lyon, però e dopo ha deciso di tenerlo. Io volevo chiedere a Paolo Fonseca cosa pensa del fatto che lui si era immolato per Salmacher e gliel'hanno venduto, invece Max è tornato, Salmacher è tornato ed è rimasto lì. Io
contavo come 2 di picchi e Beh, non Allegri conta un pelino di più. 3 di pick. E 3 di bastoni, diciamo, dai, e un pochino più importanti. Però sono primo, passato 3 settimane sono sì, primo, 3 vittorie, 0 gol subiti. 3 vittorie, 0 Leone non è partito male. 2 volte 1-0, Cortomusi. Vuole tornare come Abbiamo battuto il maestro di Servi 1-0. maestro. Però non è lei in panchina, è ancora squalificato, no? E forse è per quello che vinciamo così bene e senza prendere i gol, però sono contenti. La coscienza è calma. E Mister Cosesao invece avrebbe voluto questo tipo di mercato se fosse rimasto, perché magari non è rimasto perché aveva chiesto un mercato diverso. E a me sembra che il mio mercato non era piaciuto tanto, perché il mio amico Joe Felix l'ha venduto, Walker non l'ha riscattato, Sutil l'hanno rispedito indietro, Bondo l'hanno prestato, effettivamente è cambiato procuratore di riferimento. Sì, abbiamo cambiato. Sì, è cambiato quello e poi è cambiato anche allenatore. È cambiato allenatore, giustamente. Allora, dicevamo di Nkunku, prima di capire dove farlo giocare, per fortuna non è un problema nostro, ma un problema di Mister Allegri, io andrei a collegarmi con Milan Lab, chef Cannavacciuolo, capire, insomma, di Boniface abbiamo raccontato, un Nkunku che però dicono che abbia saltato parecchie partite negli ultimi, soprattutto l'ultimo anno. Esatto, io studio sempre tutti i nuovi arrivati, no? Perché io sono un po' come il personal trainer, faccio la scheda, no? A tutti i giocatori è giusto. Ecco, lui praticamente nel 2023-2024, se guardi, ha rotto tutte le parti che poteva rompere. Sì. Un legamento collaterale, infortunio muscolare, dolorino alla caviglia, sempre rotto. Quindi ti dico che abbiamo già riservato, gli abbiamo dato un'opzione, una precedenza sulla suite Bennacer, che siccome il proprietario mo sta andando forse a Trabzonspor, noi lo teniamo per Nkunku, perché quindi Max non è che si deve preoccupare dove gioca, deve preoccuparsi se sarà mai disponibile. Mai sarà disponibile. Effettivamente, Harry, Bennacer lì sappiamo che ci sono alcuni mercati come quello della Turchia, per esempio, che sono ancora aperti. Come andrà a finire? Allora, sono due situazioni che vanno risolte sicuramente. Per Bennacer c'è questa voce del Trabzonspor dalla Turchia e Adli magari più Arabia, però comunque sono delle situazioni che da qui al 12 vanno risolte, perché il 12 finiscono questi mercati, l'ultimo se non sbaglio finisce il 16 o il 17, che è quello del Qatar, però cioè il Milan potrebbe incassare ancora, ci stai dicendo? Dipende, se fai dei prestiti no, se qualcuno si interessa a titolo definitivo, i giocatori vogliono andare e vanno, sì. Sappiamo anche Origi, che oggi è uscito notizie che non abbiamo ancora trovato accordo, sembrava non abbiamo trovato per rescindere. Origi è ancora lì, ancora ma lì, il posto fisso più di... Lo chiamiamo che cosalone noi Origi. Grazie a Daniele Fatti Bene, intanto anche voi benvenuto potete grazie. E dovete abbonarvi a Radio Rossonere, la voce indipendente del tifo del Milan. Anche mettere like, anche lasciarci commenti, iscrivervi. Fate voi, non fate fare tutto a noi, perché noi intanto andiamo da Fabio Caressa, voglio anche un tuo voto al mercato del Milan. Ma allora guarda, il mercato del Milan pare quello che fa mio nipote di 8 anni su FIFA. Perché? A caso, vendo tutti, dico mazza che bello, c'ho 300 milioni da spendere, poi compro a caso, dico questo qui secondo me diventa forte, e poi li metti insieme e dici ma come cacchio giochi Peppe? Ma non si può fare il cambio di proprietà come in FIFA c'è il cambio di proprietà che ti danno anche il boost con dei soldi. Qua soldi. no, purtroppo vorrei tanto ma no. Ammazza, ma l'algoritmo è andato in palla, ha detto io come lo calcolo una statistica su una squadra che non c'ha logica, Beppe.
Ti serve in terzino, compri in centrale, ti serve in centrale, compri in attaccante, ti serve in ala, non la compri. Cioè, voglio dire, ma come l'avete fatto sto calciomercato? Non lo so, stavamo chiedendo, non è per... ma anche in Svizzera sanno chi è, te lamentavi di Calabria e Melson Real, mo non c'è più quei due pipponi lì, ma non c'è manco uno che li sostituisce, però, perché a Decame dicono che non sia pronto, Beppe. Fabio, pensa non che è c'è pronto. qualcuno che ha dato 7 al mercato del Milan come voto. Ma dopo quanti calici di tavernello, Beppe? Esatto, stavo per 7 lo puoi dare dopo un paio di gin tonic come minimo, però. Effettivamente Ertegame lo potremmo rinominare, no? Da Fabio Carelli. No, Ertegame neanche in Svizzera. Chi gli ha dato 7 al mercato del Milan? Ci sono no, non tare. No, ci sono famosi, diciamo, mezzi di comunicazione sportiva italiani che hanno valutato il mercato del Milan 7. Te lo riporto io, sarà Beppe, io non lo so Fabio, però No, Beppe gli ha dato 9. 9 al mercato del Milan. Gli ha dato 9 perché stravede per De Winter. Ho capito. Perché le sembra viva Sì, è Inter, vero. allora lui quando vede Inter non capisce più niente, Beppe si emoziona. È solo per quello? Si emoziona, lui gira con la maglia di Winter, anche quando giocava con Winter, quello dell'Inter che stava al centrocampista, lui impazziva perché insomma è un inno al nero-azzurro, Beppe. Vabbè, ma c'era anni fa un giocatore che si chiamava Winter, sì, Aaron giocava Winter. all'Inter, Aaron V, bravo. Beh, bravo. da loro giocava anche Milan Skriniar, per È questo. vero. Infatti l'hanno venduto e Beppe è il primo, Beh, Beppe non è che l'hanno comanda lui lì. venduto, se n'è andato lui. Poi ha No, fallito. è Beppe che non gli ha rinnovato il contratto. Però Ma dove gioca Skriniar? Mi sa che è andato al è Fenerbahce. andato prima al Finita la Fenerbahce. carriera in sostanza. Non sta Archie vivendo con Archie Brown. Non sta vivendo un buon periodo di carriera, ecco. Comunque Joao Felix ha fatto tripletta, ha fatto tripletta. Comunque io me lo immagino già che sarà un voto molto alto, però io voglio chiedere lo stesso a Lele, un voto al mercato del Milan. Ciao, Io ho dato 0 al mercato del Milan come quando hanno preso Allegri. sì, vabbè, ma 0 ancora non è un mercato, l'allenatore non è considerato, però insomma ci sono un po' di prospetti interessanti, penso soprattutto a Pervis. Allora tu lo conosci Pervis, vero? Sì. Capito? Te lo devo ripetere. Ma che cos'è? È una sparatoria che in Sud America. Potrebbe essere, però lui è proprio come gioca Pervis, passaggio, e chiude il triangolo, no? E dopo lo fa Sì, però corre in aria. Allegri pare non se ne sia proprio innamoratissimo, almeno le prime. Cosa deve capire Allegri, Camel? Cioè, però. allora, partiamo da un presupposto. Sì. Quanti sudamericani avete comprato in questo calciomercato? Pervis, che è l'unico titolare, secondo me se avete fatto 3 punti è grazie alla sua aura, alla sua presenza, ok? Questo mi sembra che... Avete uno che si avvicina al Sud America, Jimenez, che lì in centro lo volevate già far fuori. Sì. Questo ti fa capire la mentalità sbagliata, no? Per prendere chi? Dovbik del Nord. Cioè, capito? Devi mettere uomini Ma di non è Non che è si il valutano nord, è in solo- Ucraina poi, non c'entra Ma è niente. nord, è a sud, cioè no, è a nord, è a est, fa freddo là, no? Cioè, tu devi prendere i giocatori che ti scaldano il cuore, capito? Hai capito? Io ho capito, Ti puoi ma- arrivare, Hanno un la cuore padula. differente, hanno un cuore differente. Bravo, vedi che tu ne capisci, non come Edoardo. Ma no, Cioè, Sheva ad esempio aveva detto che Dobbik era il suo erede. sì, però diciamo che poi per tutta onestà bisogna dire che in Ucraina uno che sa stoppare pallone già può essere mio erede, ma perché ti non è stai- che abbiamo tanti giocatori Ho forti. capito, ma era 2 giorni fa, ti stai già rimangiando quello che hai Sì, detto. però posso dire anche che in questo periodo in Ucraina sforniamo più giocatori di livello che in Italia, ecco, quindi questo però Sì, posso non ci vuole consolarvi. molto, non ci Bravo, vuole molto. Balotelli è ancora il vostro miglior attaccante, secondo me. Sai che ci potrebbe stare. Stavamo comunque. guardando giusto prima il direttore dell'attacco che ha, non c'entra niente l'Ucraina, la Francia, sì. potenzialmente per il prossimo mondiale. Ma c'è ancora Olli? C'è ancora? No, Olli non c'è più, No. però ci sono Mbappé, Ekitike, Barcola, Olis, Doué, Dembélé, Thuram. Beh, ma allora non puoi venire a giocare con l'Italia, Olli? Io vengo così, c'è una scusa per tornare a Milano da tutte le mie Benfica che ho certo. conosciuto
in questa carriera e se voi volete ci sono, no? Comunque è partito Sarebbe il forte, miglior attaccante dell'Italia. è cioè, partito perché gioca forte. con Ken, Retegui e Lucca. Con Quindi... lui cos'è? 85? Sì, Quindi lui 40. va per i 40, 85, 80, forse 86. Ed è partito alla alla grande. grande. Si è avuto un piccolo problema fisico che gli ha fatto saltare la terza e insomma tornerà presumibilmente dopo la sosta, però è partito È un po' una mezza sega però Giroud, si può No, dire. Ibra, No, perché è ma mezza sega? non devi viverla così, Ibra. Eravate tanto Anche belli tu ti insieme. infortunavi sempre quando avevi 40 Ha anni. vinto un mondiale senza fare neanche un gol, ha vinto una Champions che giocava 2 minuti a partita, dai. Però ha vinto Però uno le ha scudetto vinte, in però cui ha le ha giocato vinte. più di te. Diciamo le cose come stanno. Chi? Giroud ha vinto uno scudetto giocando più minuti di te, Ha segnando più vinto di te. per i miei consigli. Vabbè, certo, Sì, non per avevamo. quello. Olli, comunque Teresa dice che gli manchi tanto. Io chiuderei il giro. Ciao Teresa, ci vediamo presto, no? No, non lo so, magari è sposata. Adesso fare subito il provolone. No, però volevo. Perché secondo me l'avete un po' attaccato tutti subito, perché magari non ha avuto un inizio proprio entusiasmante. Però Teo, difendi l'acquisto di Pervis. Tu lo conosci Pervis? Sì, abbiamo conosciuto. Secondo me no, se no non l'avresti comprato per sostituirmi, non Grile. Un po' stai godendo, di la verità. Un po' tanto. Un po' che gol ha Ma fatto dai, anche Teo? Una. Teo, già. cioè io quel bel messaggio che leggevamo sui social, chiunque è meglio dell'ultimo Teo. Aspetta un attimo, mi verrebbe aspetta un attimo, parliamo. Diciamo che meglio dell'ultimo Teo c'erano forse 4 terzini al mondo, no? Tutti gli altri erano sempre più scarsi. Perché Teo 50% è più forte di Pervis a 200. Questa è verità. Migliore Questa è verità. è De Sciglio. No, anche tu. No, ma c'è Allegri con una pistola Bravo, puntata. Teo, bravo. Lo sapevo. Ti svelo un retroscena, lo vuoi sapere? Sì. Allora, Teo mi ha telefonato e mi ha detto: mister, io voglio stare al Milan, però se te prendi De Sciglio io giustamente alzo le mani e lascio posto. Ma perché alzo le mani a De Sciglio. è Ma è forse- terzino perché destro De Pervis, Sciglio. però cosa scusa? È destro. No, De che Sciglio. errore, può giocare ovunque può De giocare, Sciglio. certo. No, c'è ben qualità. De Sciglio lo metti a destra, lo metti a sinistra, metti punti, tutto. Esatto. Manca Tutto poco male, piede, tutto però. male, però tutto. Tutto, ma tutto. allora, l'importante è fare, bisogna apprezzare la volontà. Dici lui si impegna tantissimo. Va bene, signori e signori, il GOT Daniele Sporchia. Mamma mia, se la realtà fosse Ciao, veramente Dani. così. Ciao ragazzi, vi abbraccio, buon proseguimento. Ciao. Dani, Dani. scusa, Dani, ci sei a Dimmi. Monza sto weekend? No, Ah. ragazzi, domenica me ne vado al mare. Fai bene, se no ci Parto vedevamo giorno lì. del Se no ci vedevamo lì. Salutaci Avremo altre Leclerc occasioni. allora. Sì, ma certo che ve lo saluto ragazzi, forza Ferrari sempre. Ciao Dani, ciao. ciao. Allora, io direi, siccome Mister Allegri non ha ancora capito dove far giocare in Kunku, noi facciamo un favore e andiamo, Morgan, a chiamare Mick Tossani, così facciamo togliere a lui le castagne dal fuoco. Nel mentre vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, questi sono i giorni caldi, i giorni decisivi per iscrivervi a Fantalgoritmo e sfidare anche noi di Radio Rossonera in una lega fatta solo di milanisti. Sì. Quindi non ci sono brutte persone, questo garantiamo noi. 270 fantamilioni per i classici 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti. Costa l'abbonamento 19,99 per tutto l'anno, ma vi dà accesso a tutta una serie di statistiche, soprattutto per i più malati, ma soprattutto a una serie di premi settimanali, quello che conta. comprese le maglie del Milan, buoni Amazon e poi i premi alla fine dell'anno. Pensate che il primo premio alla fine dell'anno potrebbe vincere non la maglia, ma proprio lui, Pervis e Stupinian, non è quello, da se no portare non a si casa. iscrivono, no, è un MacBook Pro 14 pollici. Beh, Harry, dacci 3 nomi che Tre stupiscici. nomi, però devo dare dei nomi un pochino, perché adesso è facile dire Atta dell'Udinese, no? Perché no, è molto semplice. Allora, 3 nomi, fammi pensare. Io dell'Udinese non vi dico Atta, che andrà via un po' di crediti secondo me dopo il gol all'Inter, vi dico Piotrowski, che esotico secondo me, ha giocato molto bene contro l'Inter. Poi io sconsiglio, ma perché è una mia sensazione personale, sconsiglio quest'anno, perché ho questa sensazione, Moise Kean, perché per me
non l'ho visto benissimo nelle prime 2 giornate. Mhm. Per me rischiate più che altro di strapagarlo rispetto a altri attaccanti. E poi della Juventus io un eurino su Zegrova lo metterei. Beh, anche secondo me è un buon acquisto. Questo Però, secondo raga, vi ho me. voluto dare la prova proprio plastica. Se vi iscrivete vincete, raga, cioè sfidate noi, cioè, quindi Esatto. iscrivetevi. Quindi mi prendete raccomando. Ken, evitate Zegrova e vedrete che vi portate a casa il MacBook. Ma signore e signori, bentornato a Michele Tossani, ciao Mick. Ciao, un saluto a tutti. Ciao, amico. Allora, ci vuoi dare anche tu 3 nomi esotici per il Fanta, 3 nomi che nessuno che nessuno si aspetterebbe, ma che secondo te faranno molto bene, ovviamente non necessariamente del Milan. Ma dunque, allora 3 nomi particolari. Io direi Orban del Verona, secondo me è un buon acquisto. Poi dunque, vediamo un po'. Secondo me Loftus-Cheek del Milan, che magari non va via tanto, ma secondo me se trova continuità 5-6 gol li può fare. E poi che altro se si gioca non guardando solo i voti, ma siete un fantacalcio dove conta anche la prestazione in sé, direi Nicolussi Caviglia della Fiorentina. Anche se penso che uno dei nomi più esotici di questo fantacalcio, che andrà via tanto solo per il nome più che altro, è Jamie Vardy. Beh, ragazzi, Jamie Vardy, che Jamie acquisto Vardy. che è stato. Poi ieri ho visto video di presentazione, tra l'altro, al Museo Stradivari di Cremona, Sì, qualcosa di hanno fatto epico. Stradivardi, hanno fatto, no? Stradivari, è qualcosa di epico. Però, Mick, veniamo noi, diamo il voto al mercato del Milan. Puoi decidere tu se dividerlo tra entrata e uscita, dividerlo tra reparti, dare un voto complessivo, insomma, fai una radiografia del mercato del Milan. Ma per me è un mercato insufficiente, cioè nel senso mi sembra che sia stato intanto raffazzonato con i giocatori presi non so da chi, cioè, credo alla fine da Furlani, e credo che Tare non abbia avuto nessuna parte in causa e venga utilizzato solo per andare a fare le conferenze, cioè le interviste pre-partita, fra l'altro anche lì rischiando di fare qualche danno. Allegri, credo il mercato si sia svolto così, nel senso Allegri ha fatto delle richieste, la società ha detto no, noi seguiamo un piano ben preciso, cioè comprare giocatori anche sconosciuti, futuribili, perché domani dobbiamo farci delle plusvalenze, però per accontentarti ti diamo un contentino, ti compriamo Rabiot, così sei contento, e ti abbiamo aggiunto Rabiot a tutta una pletora di altri giocatori, che più che altro non è tanto la qualità o la mancanza di qualità di questi giocatori, perché secondo me per esempio il reparto di centrocampo del Milan è ben strutturato e ha tanta qualità. Il problema è, sono adatti per fare il calcio di Allegri, e qui ho qualche perplessità, cioè la batteria dei difensori centrali che gli hanno lasciato per un allenatore che predilige difendere in blocco basso e avere dei giocatori forti nell'uno contro uno che sentono il pericolo, come dice lui, nella propria area di rigore, mi sembra una batteria deficitaria, cioè con tante scommesse, nessuna certezza. Mick, ma tu come ti spieghi questo acquisto di 1600 centrocampisti, di cui Allegri tra l'altro vede Yashari in mezzo alle mezzali, vede Modric lì, vede Ricci lì, eccetera eccetera, cioè per poi andare a prendere Rabiot negli ultimi giorni, no? Cioè, ti sei dato una spiegazione logica? No, perché perché parte da una cosa che secondo me è ancora più inspiegabile, cioè il fondo che fa un mercato da fondo ha preso Allegri, cioè un allenatore che quando ha fatto bene lo ha fatto con giocatori fatti e finiti, cioè non con giocatori sconosciuti da crescere, da allenare, da migliorare. In più hanno aggiunto Modric, che è una ciliegina, vabbè, c'era l'occasione, l'hanno preso, e poi hanno preso questo Rabiot che sembra il coniglio uscito dal cilindro, cioè proprio come dire accontentiamo l'allenatore, gli pigliamo un giocatore che vuole lui, per il resto però non deve rompere le scatole, il resto del mercato lo facciamo come ci torna a noi, cioè in base
non alle necessità della squadra o dell'allenatore, ma in base a quello che può essere foriero di una politica di rivendita un domani. Tu hai definito un mercato raffazzonato e anche questo, appunto, l'ultimo giorno di mercato, tutti hanno fatto più o meno un colpo, almeno le big, penso Openda alla Juve, piuttosto che a Kanji all'Inter, mentre Milan cercava ancora di rinforzare mezza squadra, difesa, centrocampo e attacco. Colpisce soprattutto, Mick, tu dici raffazzonato, in quello che è successo sull'attacco, ok? Da Boniface ad Harder a, correggetemi, Vlahovic, Højlund, per arrivare a Nkunku, che forse è quello meno punta di tutte, e lo stesso Allegri dice, beh sì, molto bene, ma adesso dove lo faccio giocare? Dove lo faccio giocare, perché comunque è un giocatore che secondo me può stare davanti se si tratta di attaccare la profondità, un altro paio di maniche, però giocare spalle alla porta contro squadre che difendono basse. Però questa è una domanda che va fatta anche ad Allegri, perché lui ha cercato di superare il blocco basso della Cremonese facendo palleggiare al limite dell'area Fofana e Loftus-Cheek, che non sono proprio dei fini dicitori, e poi comunque un giocatore che spesso tende ad allargarsi a sinistra, cioè nelle zone di Leao, quindi è la riserva di Leao, o dovrà giocare in coppia con Leao, sarà lo spacca partita che ogni tanto Allegri, o che spesso Allegri ha avuto nelle sue squadre, cioè il giocatore da mandare in campo nell'ultima mezz'ora quando magari il Milan è in vantaggio e gli altri attaccano e serve il classico contropiedista. Mi sembrano anche qui, non ci sia una logica, se non forse una logica di tipo commerciale economico, cioè compriamo i giocatori, dei determinati giocatori che mi danno un certo tipo di rosa, ma dei profili che un domani io posso eventualmente, se migliorano, rivendere sul mercato. C'è da dire che anche le altre squadre non è, ora noi giustamente ci occupiamo del Milan, perché ci occupiamo del Milan, ci interessa il Milan, però se vado a vedere alla fine, a parte il Napoli e la Juve, cioè anche l'Inter ha fatto un mercato un po' così molto raffazzonato. Sì, loro non arrivavano da un ottavo posto, diciamo così, però cioè, tu dici che Rabiot è stato un po' il contentino al mister, no? Che aveva chiesto alcuni profili, che poi è la narrazione che è passata insomma su tutti i giornali, eccetera eccetera, ma che cosa si sono detti il giorno in cui si sono visti, in cui Allegri ha deciso di firmare col Milan? Allora tu dici che non erano stati chiari gli obiettivi, comunque le condizioni da parte della società e da parte di Allegri? Ma sai, questo non so se lo sapremo mai, si può fare solo delle supposizioni. Diciamo che comunque Allegri voleva tornare, perché Allegri era rimasto fuori, queste fantomatiche offerte dalle grandi big straniere che negli anni i suoi, diciamo, accoliti, cioè quella ricca di persone che ne esalta qualsiasi cosa faccia in maniera critica, Allegri non si sono mai palesate. Non si sa quindi nemmeno mai se ci sono state oppure no, ma comunque diciamo non si sono concretizzate, cioè non è arrivato il Real Madrid a bussare alla porta Allegri, non è arrivato nessuno, è arrivato il Milan e magari lui aveva voglia di ricominciare, di far vedere che comunque è un grande allenatore, ha preso una grande squadra, però non ho capito bene cosa cercano, cioè probabilmente la dirigenza pensava di trovare un allenatore buono per accontentare la piazza, però pronto ad accettare tutto. Il tipo di mercato che gli viene, tutto o quasi il mercato che poi gli è stato fatto, e qui bisogna vedere, cioè, perché a un certo punto se i risultati dovessero mancare, che succederà? Cioè, Allegri esploderà, Allegri dirà non è la squadra che volevo fare io, oppure accetterà, perché comunque lui è sempre stato un po' aziendalista, no? Questo nel senso non è uno che ha mai a parte diciamo l'ultima scenata in Coppa Italia, però la sua storia parla di un allenatore. Sì, però lì non era una questione relativa alla composizione della squadra, lì ce l'aveva con il dirigente che sapeva che lo aveva fatto fuori. Sì. Mick, io volevo chiederti, tornando un secondo all'attaccante, vedendo come è composta la rosa del Milan, tu personalmente su che profilo saresti andato? Più un Vlahovic, più un Dovbyk, Højlund, Boniface, oppure un giovane come Harder, o va bene un Nkunku? Tu cosa avresti fatto? Ma probabilmente poteva andare bene Højlund, perché comunque io credo che il Milan quest'anno giocherà parecchio sulle transizioni, e quindi se c'è una cosa che il danese fa bene è quella di attaccare la profondità.
lo si era visto anche nell'unico anno in cui è rimasto a Bergamo. Quindi è un giocatore di transizione, strutturato fisicamente, che aveva fatto bene, anche se non è che poi avesse segnato 100 gol, ma comunque aveva fatto bene a Bergamo, e secondo me poteva essere il profilo adatto. Boniface è un mistero, lo vedremo ora al Werder Brema, perché se al Werder Brema segna 20 gol, allora anche lì qualche domanda bisognerà farsela, anche da quel punto di vista. E gli altri, comunque un giocatore così di contro, ma poteva essere anche Vlahovic, cioè comunque un giocatore bravo ad attaccare la profondità, che si possa inserire in quel calcio verticale fatto da Allegri. Ma Mick, l'ultima, poi ti lasciamo. Gimenez potrà far bene al Milan? Ma a me non dispiace, cioè io non capisco tutta questa ostilità nei confronti di me. È chiaro che lui è più un attaccante d'area, cioè lui è un attaccante d'area, probabilmente per questo, se è vero quello che si è letto in queste settimane, Allegri non lo vedeva tanto, o probabilmente non lo vedeva tanto perché magari non lo considera un giocatore di livello per il Milan. Però c'è anche da considerare il livello da cui parte questo Milan, non il Milan in senso assoluto, come hai detto tu, dall'8° posto. Secondo me è un giocatore che in area di rigore ci sa fare, certo la palla gli va portata, va servito bene in area di rigore. Questo stava Sandì. Mick, ti ringraziamo, è sempre un piacere. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao, Mick, la gabbia di ciao. Enrico, ragazzi, se non le leggete siete delle brutte persone. Ciao. Ciao Mick. Ciao. Allora, Harry, all'inizio abbiamo sentito dire molte cose, poi abbiamo sentito venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare, le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan, e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente succedendo. Queste le parole del papà di Gimenez. Non sapevamo cosa stesse succedendo, era titolare ma volevano venderlo. La verità è che è tutto molto confuso. mi fermerei qui. Guarda, noi abbiamo parlato a lungo, no, in quest'estate di quanto Tare stesse lavorando bene, no? Di quanto il binomio Tare-Allegri dovesse in qualche modo, come fecero ai tempi Maldini, Massara e Boban, provare a muoversi, no, sotto i paletti di questa proprietà, e quindi avevamo esaltato questo lavoro qua. Arriviamo prima della partita con Lecce che ci crolla anche quel briciolo di certezza che avevamo in Allegri, perché Tare fa delle dichiarazioni a 20 minuti della partita col mercato ancora aperto folli, perché hai l'attaccante che deve giocare titolare, esatto, che titolare a poche ore dal mercato, coinvolgendo un'altra società, un altro giocatore, altri agenti, il giocatore stesso, quindi dichiarazioni folli. In più ci mette il carico parlando del cambio modulo inaspettato da parte dell'allenatore, e dopo la partita Allegri risponde dicendo: un Nkunku da qualche parte lo metteremo. Cioè, in quelle 2 ore lì ci è anche caduto l'unico filo di luce che avevamo, della serie: speriamo che Tare Allegri portino la nave in porto e aggrappiamoci a loro due. Cioè. Però Harry, se da Allegri una risposta del genere ci sta, perché era una frecciatina. Io ho chiesto Vlahovic, ma avete preso un Nkunku, chiedo solamente dove lo faccio giocare in Nkunku. Certo. Che spiegazione ti dai alle parole, al comportamento di Tare? L'altro giorno, aggiungo, prima di lasciarti parola, è saltato fuori questa vecchia intervista di Boban, che ha qualche mese, in cui proprio sulla domanda se il Milan avrà mai un DS, lui dice: il Milan potrà anche avercelo un DS, ma se questo è il contesto, se questa è la società, il DS arriverà e avrà 0 poteri. Vabbè, è chiaro, adesso io non so se abbia avuto 0 poteri, perché credo fermamente che Yashari sia una volontà di Tare. Il problema è che ha fatto più mercato Busardò al Milan che Tare. Cioè, è questo il punto. Cioè, siamo sempre lì. Cioè, i rapporti che ha Furlani con determinati agenti, con determinate situazioni, contano di più di quello che vuol far Tare, che conta ancora di più di quello che vuol fare Allegri. Cioè, quindi è una foglia di fico, te la chiedo proprio dritta, è una foglia di fico, Tare? Vabbè, ma tu quando è stato preso Tare ti aspettavi che fosse diversamente? No, magari speravi che a livello comunicativo, a livello mediatico, a livello soprattutto di Milanello,
perché questo che per me contava, cioè a Milanello avesse un peso. Sul mercato sappiamo che non è così. Io ho immaginato fin dall'inizio il ruolo che avrebbe avuto Tare, che secondo me ha avuto in realtà, perché se tu consideri il Milan fino all'anno scorso, che cosa abbiamo detto? Che acquista male, ma vende altrettanto male. Quest'anno il Milan aveva degli obiettivi di bilancio Ha dati venduto anche molto bene. ha venduto molto bene, e sì. lì secondo me la mano di Tare si vede. Anche per me. Lì la mano di Tare si vede. Nella base degli Nonostante, scusa Edo, qualcuno ha provato a darci la pillolina del Tare si sta occupando del mercato in entrata, Furlani in uscita, che io mi auguro che tutti voi non abbiate creduto a questa fandonia grossa come una casa, ecco, perché era il contrario. Perché poi di fatto questa cosa qui si vede, è emersa, e non lo so Harry, tu ti aspetti che a un certo punto Mick diceva a un certo punto Allegri, ma anche Tare a questo punto possano sbottare male? Non credo adesso, nel senso che Allegri, come ha detto giustamente Mick, è un allenatore molto abituato a fare con quello che ha. E che spesso nella sua carriera quello che aveva era tanta roba. Al Milan aveva tanta roba, alla Juve, alla prima Juve aveva una squadra fatta e finita senza avversari, quindi era tanta roba, e nonostante magari qualche cessione eccetera, nell'ultima Juve forse è andato lui un po' oltre il livello della rosa, no? Detto questo, per me nemmeno Allegri si è mai trovato in una situazione del genere. Esatto. E quindi dovessero le cose precipitare, per me un po' di show c'è da aspettarsi. Non ha tutto questo credito che aveva in passato, io penso, No. al Milan, perché se le cose dovessero iniziare ad andare male in un ambiente come quello attuale che c'è al Milan, Harry, vengono tirati dentro tutto. Non è che Allegri si salva perché si chiama Allegri, capisci cosa No, intendo? non si salva perché si chiama Allegri, però Allegri rispetto... Allora, se noi pensiamo a tutte le personalità passate al Milan da quando c'è Giorgio Furlani, diciamo messe in relazione a lui, no? Nel senso Boba, Maldini, Massara, Ibrahimovic, Fonseca, Conceição, buttaci dentro tutti, nessuno di questi ha la mediaticità che ha Allegri, da un punto di vista dell'avere ottimi rapporti anche con la stampa, con determinate figure pesanti, no, della stampa eccetera. Nessuno dei precedenti, neanche Maldini, neanche Boba, nessuno, neanche Ibra, nessuno di questi ha quella componente lì. Per la prima volta c'è una figura messa, diciamo, contro, passatemi il termine, quella di Furlani, che ha veramente una contraerea importante, e questa cosa qua per me non è del tutto negativa, è triste perché al Milan ste robe è una guerra tra bande, esatto. è una guerra tra bande, ecco, è molto triste, ma per la prima volta hai anche l'altra la controparte. Negli ultimi anni non l'hai mai avuta, a parte noi e pochissimi altri che abbiamo provato a spiegarvi che le verità che c'erano erano due, sì, non Maldini solo ha una. raccontato la sua comunque Sì, dopo. però non ha quel peso lì dal punto di vista proprio della stampa, dei rapporti sì, con la stampa. ho capito. E quindi per me quest'anno magari rischiamo di vedere ancora più cose, ma almeno rischiamo di vedere le due parti, e non solo una, che 2 anni che provano a raccontarci tante di quelle fesserie che magari quest'anno viene raccontata una fesseria, ma il minuto dopo viene anche raccontata l'altra parte. Ragazzi, intanto potete chiamare, non fate i timidi. Morgan, puoi anche mettere il numero di telefono in sovraimpressione. Soprattutto vi ricordo di abbonarvi a Radio Rossonera, perché quando mala tempora currunt, dicevano i latini, e questo è un periodo che non so quando, se passerà, ma sicuramente è un malatempora, noi siamo sempre qui per dare voce a voi e per dare voce a chi ama il Milan. Qualsiasi sia la sua opinione, Harry, perché quello diciamo tutti i giorni è la casa dei milanisti, sia chi ha un'opinione positiva o chi un'opinione più negativa. Certo è che in questo momento il piatto della bilancia mi sembra un po' sbilanciato, ma è così, ragazzi. L'importante, come sempre, è esprimere fatti. le proprie idee con rispetto dell'altra parte, cioè l'importante è quello. Poi nel senso, nessuno di noi vi dice state sbagliando, avete ragione. Ognuno è libero di dire la propria nei limiti del rispetto, del buon costume e del buon senso. Sempre, quello sempre. Ciao, come ti chiami?
Ciao ragazzi, sono Massimiliano da Casale Monferrato. Ciao Massimiliano. Ciao, senti, da quando è finito il mercato io mi sto facendo tutti gli schemi mentali di come si può mettere in campo sta squadra, ma non riesco a cavare un ragno dal buco, proprio non riesco a trovare una sistemazione adatta a tutti i giocatori e stranamente, adesso vi faccio ridere, l'uscita, il giocatore che proprio non mi spiego perché sia stato ceduto a gratis in prestito è Musa. Cioè io capisco tutte le cessioni, Reinders, Ciao, almeno hanno venduto per dei soldi, ma Musa per darlo in prestito gratis praticamente all'Atalanta ci avrebbe fatto comodo sulle fasce in un 3-5-2 come l'unico sostituto di Salemaker. Quindi proprio non mi spiego, non che fosse un fenomeno, ma sarebbe stato utile a giocare 3-5-2 e questa è solo una delle cose che mi spiego, però è quella più clamorosa, proprio almeno gli altri l'hanno fatto per i soldi, questo per cosa l'hanno fatto? Proprio non me lo spiego, datemi voi una spiegazione perché io non riesco a grossa capire. responsabilità, ma ci proviamo. Ciao Massimiliano. Ciao, grazie. Ciao. No, non me la spiego nemmeno io. Se non davvero inspiegabile, più che altro perché posti in lista c'erano, un giocatore lì vice Salmaker ti serviva, Salmaker può fare entrambe le fasce, Musa se sei in un dramma apocalittico di infortuni ti giocava a centrocampo, cioè non me la spiego nemmeno io, più che altro perché l'anno scorso che eri tirato con le liste dovevi fare l'avrei capita di più. Quest'anno che avevi, cioè Edo abbiamo tipo 17-18 giocatori di movimento, oltre ai portieri, cioè una roba imbarazzante. Io capisco che dobbiamo fare una partita alla settimana, però siamo pochissimi. Cioè bastano 3 infortuni in squalifica, hai 4 giocatori in panchina, di cui 3 a centrocampo. Cioè, che facciamo? Non lo so. Non lo so, neanche io ero un grande ammiratore di Musa. C'è da dire che Musa però ne ha di a differenza di molti giocatori che si presuppone essere forti, eccetera, che però non hanno mercato. Musa è stato veramente corteggiato, oltre che dal Napoli, se non sbaglio, da Tottenham. Perché Musa è un ragazzo che ha dimostrato 0, forse meno di 0, però è un giocatore che se tu vai a vedere le caratteristiche che ha, no? L'età che ha, anche in parte l'esperienza negativa, per carità sì, però l'esperienza che ha è giovanissimo, tu dici vabbè, ma io da questo qua, tipo io mi immagino Antonio Conte che vede Musa e dice però sto ragazzo se ci lavoriamo può diventare qualcosa di interessante. È ovvio che devi scavar molto, Forrest Gump può diventare uno che corre, Harry, perché sì, cioè, però puoi porta, anche disciplinarlo un po' tatticamente, cioè non so per me in questi anni Musa non è stato disciplinato tatticamente. Se tu fai un lavoro serio con lui, per me ovviamente non può diventare Zinedine Zidane, però un giocatore già con una utilità lo può diventare, molto più di altri. Basterebbe anche scambiargli il piede destro col piede sinistro, secondo me già potrebbe portare a dei risultati. Ciao, come ti chiami? Antonio Porro. Ciao. Senti, eravamo qui, non stavamo capendo una roba, quindi ti giro a te la domanda, Antonio, ma perché il Milan ha venduto Musa all'Atalanta? Si vede Ci vorrebbe comunque uno così al Milan, nel responsabile comunicazione, perché almeno una risposta chiara. Grazie Antonio, così è tutto molto più chiaro. Senti, cosa hai mangiato oggi? Oggi che ho mangiato? Ho mangiato pasta con lenticchie. E per secondo mozzarella e pomodoro. Sempre primo e secondo però, primo e secondo. Sempre, non si... Bravo, le certezze. E voi come state là? E noi adesso stavamo commentando il mercato del Milan, quindi mangiamo tra un po' perché sennò poi dopo torna tutto... Il Milan non vi dà niente, non vi dà niente. No, non ci dà niente, noi siamo indipendenti. Lavorate, prendete uno stipendio, giusto? Sì, di base, sì. E chi vi paga? La rossonera, gli sponsor, gli ascoltatori. Ci aiutate voi attraverso gli abbonamenti, le donazioni. Ma posso sapere più o meno se si può dire che cosa stipendi quando è?
No, è carino, ma non è carino. Ma sei guardia di finanza? No, Antonio Buone, persone guardia di finanza. Ti salutiamo, ciao Antonio. Ciao. No, però faremo con l'editore, con Filippo La Scala, delle puntate di approfondimento sui conti di Radio Rossonera, perché è giusto anche spiegare. Più che altro, poi Edo, come diciamo sempre, voi contribuite in maniera fondamentale. Ma perché? Perché l'indipendenza costa, ragazzi. Oggi essere l'ausorgan del Milan probabilmente sarebbe molto più semplice rispetto a provare a fare delle analisi indipendenti. Noi siamo qua per provare a fare questo, quindi ripeto, l'indipendenza costa, voi ci date una mano, gli sponsor ci danno una mano e così si porta avanti il progetto di Radio Rossonera, ma lo approfondiremo perché ne stavamo già parlando, lo stavamo pensando, secondo me può essere un contenuto molto molto interessante, vi fa vedere anche da dentro qual è la difficoltà, Harry, di tutti i giorni di portare avanti un progetto del genere, perché ovviamente ci vedete qua che ci divertiamo, che facciamo le cose. No ragazzi, non è Buserdo che ci ha fatto il contratto, state tranquilli, almeno noi non... Va bene, dai, possiamo comunque guadagniamo meno di quanto guadagnerà Rabiot, che guadagnerà quanto? 5 per 5? No, qualcuno dice da 3,5-4 a salire. Però se non avesse fatto a botte, voglio dire, non sarebbe mai successa questa cosa, o no? La dice lunga sulla programmazione Milan, no? Tra l'altro si rincontreranno Rowe e Rabiot a Milan-Bologna, tipo un evento wrestling dove i due che si contendono il titolo poi si beccano col match all'evento finale. No, vabbè, ma se pensiamo all'attaccante, Edo, cioè veramente è da mani nei capelli, cioè, ma la gestione dell'attaccante è da mani nei capelli. Se siamo partiti inizialmente idea Vlahovic perché piace a Max, poi tutto su Højlund, ok? Højlund sì, Højlund no, prestito con diritto, prestito senza diritto, eccetera. Va bene, Højlund niente da fare perché dal nulla chiudi Boniface. Vabbè, dai, l'attaccante del Leverkusen non era nei radar. Vabbè, lì era già entrato il Napoli perché si era infortunato Lukaku, no? Sì, però Boniface è prima di tutto l'ambaradano Højlund-Napoli, Chiudiamo Boniface e dici, vabbè, un attaccante del Leverkusen, è stato campione, ha fatto tanti gol, dubbi fisici, e arriva alle visite mediche di Boniface. Ah no, aspetta perché il ginocchio, questo, quell'altro, eccetera. E quindi Boniface... proviamo a prenderlo a condizioni ancora più favorevoli di quelle che ci hanno dato, oppure salta e sui media lato Furlani, tra virgolette, Boniface è il demonio che gioca a pallone praticamente, perché è uno che ha fatto più danni della grandine. E allora no, aspetta, Harder, che è un giovane su cui lo Sporting non punta per sostituire Gyökeres, ma lo vuole spedire. Vabbè, ma prendiamo Harder, un giovane 2005, eccetera, così, e viene esaltato come l'angelo azzurro, l'arcangelo Gabriele che scende dal cielo. Poi salta anche Harder e dal nulla spendiamo 45 milioni per Kunku, che non fa neanche la punta, che al Chelsea ha giocato un quarto delle partite, che, se non sbaglio, se non ho letto male, è la seconda punta più pagata di sempre della storia del Milan. Dietro André Silva, di parte, ragazzi, di base. Con questo direi che... No, ma non è finita qui, perché agli ultimi giorni di mercato imbastiamo uno scambio Dovbyk-Gimenez preso 6 mesi prima, dicendolo pure in diretta nazionale su DAZN. Cioè, capiamo la follia totale del mercato attaccante del Milan? Cioè, follia totale. Assurdo. Ciao, come ti chiami? Ciao Enzo. Ciao Renzo. Ciao Enzo. Enzo. Ciao Enzo. Ciao. Non dimentichiamo poi Dovbyk, tra l'altro smentito dopo qualche ora da Massara per di più. Sì. Per di più. Ma io volevo chiedervi, ma secondo voi, prima il radioascoltatore parlava prima di Musà, ma secondo me la cessione più folle, da come lo giudicavo io, poi magari io non sono un fenomeno, è quella di Gimenez, perché per me Gimenez vale 10 Stupignan, per me. Poi adesso si tira fuori anche le storie del carattere cioè adesso qua i giocatori o sono delle fighettine che dicono sempre sì, o se hanno un loro carattere particolare devono essere mandati via, cioè, stiamo tornando alla scuola elementare. Però allora Enzo, io Enzo sono d'accordo con te, della serie in questo periodo storico qua
avrei anche chiuso un occhio su un carattere un po' fumantino di Aleandro, perché giochi con gente che... Ma anche perché era giovane. No, ma sono anche d'accordo con te. Il problema qual è? È che Alejandro Jimenez è davvero uno testa calda della serie. Ci lamentavamo di Teo ai tempi, che fosse una testa calda, eccetera. Qui siamo al livello ultra istinto di quella parte lì, da quello che sappiamo. Poi io gli auguro ad Aleandro nella sua carriera di smussarlo sto lato, però è uno, diciamo, non proprio... Me, guarda che io queste cose magari non le so, infatti te l'ho detto in anticipo perché io non sono dentro, però alle volte, sai, i ragazzini si possono anche inquadrare. Allora cosa serve un direttore sportivo? Secondo te, posso farti una domanda così personale, secondo te, proprio secondo Enrico, con Maldini Jimenez sarebbe comportato allo stesso modo? Enzo, ti saluto intanto. Ciao bello. Ciao. Aspetta, devo lasciare l'appello ad abbonarsi. Bravo Enzo, bravo. A tutti gli ascoltatori, non interveniamo e non guardiamo solo la trasmissione, abboniamoci perché i ragazzi hanno bisogno. Ciao, grazie Enzo, ciao, ti rispondo. Allora, probabilmente no, è ovvio, probabilmente no, nel senso che certe personalità servono proprio. Maldini l'aveva detto, no? In un'intervista, noi abbiamo puntato giocatori tecnicamente di un certo livello perché io e Massara sapevamo che potevamo lavorare su tutto il resto, no? Cioè prendo Leao che potenzialmente è un top ma non c'ha la testa, lavoro sulla testa. Prendo Teo che è uno scarto del Real che fa le feste strane eccetera, perché so che su Teo posso lavorarci sulla testa, no? E io capisco, probabilmente no, con Maldini non sarebbe accaduto, ma non è questo il punto. Il punto è in questo momento storico qua fare gli schizzinosi tra virgolette sul carattere di un giocatore, cioè giochi con Estupignan e il suo ricambio è Bartesaghi, a destra c'è solo Salmaker. Impazzire per Alejandro Jimenez ci può stare, che dici vabbè piuttosto me lo tengo, chiudo un occhio, cioè proprio il periodo storico del Milan parlo, no? E poi però se un giocatore va oltre e supera un certo confine e né all'allenatore né al direttore sportivo sta roba sta bene, il giocatore va via. Vabbè, ma cosa ha fatto? Che carattere fumantino cosa ha fatto? Comportamenti extracampo, ritardi, non si sono presi, è uscita anche una mezza roba diciamo più mediatica di Jimenez che si lamenta di Allegri, insomma. Perché anche Ronaldinho si presentava ubriaco agli allenamenti, però tu dici non era Alex Jimenez, era Ronaldinho. Era Ronaldinho, ma poi proprio un altro momento storico, cioè hai solo Ronaldinho che fa così in mezzo a Kakà, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, la butti su. Ci sono momenti e momenti per certe cose, cioè è ovvio che al Milan noi abbiamo avuto gente con una classe e una di quella aura che si dice adesso, ma quella vera, che i giocatori di adesso nessuno, se non forse in parte Maignan. Cioè se tu prendi il Milan di adesso e il Milan di 15 anni fa, 20 anni fa, sono due robe diverse. Leao non ci sarebbe mai stato, Teo nemmeno, nessun giocatore di adesso sarebbe al Milan di 20 anni fa, se non forse appunto Maignan. Proprio parlo per classe, per neanche Furlani ci sarebbe stato, forse Modric, esatto, Modric ci stava bene nel Milan di 20 anni fa, Maignan pure, ma sono gli unici due, tutti gli altri Modric c'entra poco, però devi fare delle necessità, perché noi i palloni d'oro li prendevamo anche per tenerli in panchina talmente. Però voglio ringraziare Wesley innanzitutto, che non è quello della Roma, perché si è abbonato per il 37esimo mese, mamma mia, e ringraziare per i 5 euro che ci ha donato Patrick, e dice con questi 5 euro per aiutarvi a essere indipendenti. Patrick, puoi chiamare sempre, dire tutto quello che vuoi senza insultare le persone, ma puoi dire assolutamente quello che vuoi. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Daniele, chiamo da Roma. Ciao Daniele. Daniele. Innanzitutto voglio ringraziarvi per il lavoro che fate, perché vi seguo da anni e siete una delle pochissime voci indipendenti. Su Alex Jimenez, secondo me quello che è l'errore non è tanto venderlo, perché
bisogna avere sempre dei comportamenti ineccepibili, sono dei professionisti, evidentemente avrà fatto qualcosa che avrà fatto girare le scatole ad Allegri in maniera eccessiva. Il problema è che poi non lo sostituisci, se non lo sostituisci hai già una fascia a sinistra debole, hai una fascia a destra che con lui insomma non è che fosse al top, però almeno ti garantiva un po' di qualità. Adesso siamo indeboliti con Saelemaekers che dovrà adattarsi. Secondo me, volevo sapere un po' la vostra opinione, quello che manca davvero da tantissimi anni, da quando è stato cacciato Maldini, è la capacità di fare comunicazione istituzionale seria, perché il nostro più alto rappresentante ogni volta che parla fa figure pessime, quindi Scaroni, però tutti non sono in grado di interfacciarsi con i media, fanno sempre degli errori gravissimi, come Tare venerdì scorso che ha silurato praticamente mezza squadra 10 minuti prima della partita con un solo attaccante in campo che ha screditato praticamente. Quindi io mi chiedo, non sappiamo se Galliani effettivamente verrà al Milan, ma se davvero questo accadesse io spero che si occupi della parte di comunicazione istituzionale, perché siamo davvero però carenti. è arrivata una figura recentemente da Ferrari. Comunque ti rispondiamo Grazie. Daniele, ciao. Non lo so. Il responsabile comunicazione è cambiata, è arrivata appunto una donna da Ferrari, però sì, da Ferrari inteso. Però gli stessi errori, gli stessi errori, si continuano a vedere gli stessi errori. Harry, perché? Ah no, non lo so. Ma il problema siamo sempre lì. Questa proprietà non sa di calcio. Non sa di calcio, non gli interessa il calcio e siamo sempre allo stesso punto. Ogni problema che nasce poi sotto, quindi comunicativo, sportivo, di gestione, di contraddirsi, di esagerare, ogni micro problema sotto stante nasce a quella radice. Ha la radice è una proprietà che di calcio capisce ben poco e gli interessa forse ancor meno di quanto ne capisce, cioè per intenderci è così. Ci sono tanti business su cui si può investire, ma restando sul calcio noi siamo ad esempio perché Red Bull acquisisca l'Inter. Noi diciamo, lanciamo una petizione, non adesso perché sono le 14, quindi siamo alla fine di Lunch Press. Alle 16 ovviamente torna il talk, aspettiamo. Poi il sito e i social sempre aggiornati per raccontarvi tutto quello che succede. Oggi in particolare lo sfogo del papà di Gimenez. Quindi non ci resta che ringraziare Morgan in regia, Enrico Boiani, ciao, grazie, Michele Tossani, Daniele Sporchia e tutti voi. Ci vediamo domani alle 13 con anche Carmine Del Grosso che mi ha scritto durante la puntata, però l'ho lasciato per domani, così ci facciamo due risate, visto che in questo periodo non c'è molto da ridere. Ci vediamo domani alle 13, ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 euro per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora, cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13.
per fare tanti gol in